Sono contenta che sta realizzando il suo sogno. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Tanto per cambiare sono in un autodromo, più precisamente al circuito Tazio Nuvolari. Ma perché sono qui? Ora, tutti voi che mi seguite avrete visto i video che ho girato sui diversamente disabili, ovvero quell'associazione che rimette in moto, nel senso che li mette sopra la moto, persone che o sono rimaste disabili dopo un incidente o che magari sono nate disabili ma vogliono imparare ad andare in moto. E nei video precedenti avete visto quello che fanno questi piloti con una passione pazzesca, al punto che sono arrivati a correre addirittura insieme alla MotoGP. Però io ve l'ho sempre fatti vedere in pista, già che correvano, ma non vi ho mai fatto vedere come e da dove hanno iniziato. Ed è proprio per questo che oggi sono qui al Tazio Nuvolari, perché vi farò vedere una delle giornate di corso che organizzano per insegnare o reinsegnare ad andare in moto. Tutti i partecipanti naturalmente arrivano al mattino e si fa un classico briefing in cui vengono spiegate le nozioni di base della guida in moto, della guida in pista, le traiettorie, le bandiere, eccetera eccetera. Dopodiché si procede alla vestizione, che per i normodotati sembra una cosa normale, ma per i piloti disabili è un casino. A seconda della disabilità c'è bisogno di qualcuno che le aiuti. Dopodiché, una volta vestiti, si arriva qua nel paddock, dove inizia il corso vero e proprio. Tutti i partecipanti vengono divisi in 3 gruppi a seconda della disabilità. Là in fondo, disabilità arti superiori. Qua in mezzo, disabilità arti inferiori. E qua giù, paraplegia. Questo perché? Perché a seconda della disabilità c'è bisogno di moto con adattamenti particolari. E qua nel paddock quello che si fa è muovere i primi passi. Montate un secondo, anche lei ti vuole vedere alla grande. Lei è la mamma? Siamo qua per farlo divertire e si divertirà. Sono contenta che sta realizzando il suo sogno. Dopo 4 anni. Ma io ti vedo correre, mi sono dimenticato che c'hai una protesi te. Ma mi devo allenare per New York, perciò va tutto bene. Ma che New York? Sì, è novembre, la maratona. Ma sei serio? Certo, Quella da 42 km? quella vera, non quella finta. Te sei matto davvero? Vabbè, se non sono matti non si vogliono di dire, Cioè non scherzava quando dice che va a fare la maratona di New York. E la cosa figa è che da quest'anno, grazie ad ACI e YCF, organizzano anche i corsi per i bambini e per i ragazzi a bordo delle pit bike qua nel Nivolino. E i corsi per i bambini li fanno sia per i disabili che per i non disabili, quindi può venire chiunque. E come avete visto ci sono un sacco di ragazzi con la maglia BMW. Noi abbiamo deciso di venire qui a dare una mano perché Emiliano qualche giorno fa ha mandato un post su Facebook dicendo che aveva bisogno di manovalanza per fare in modo che questa giornata si realizzasse, e con il team abbiamo detto dai, dedichiamo una giornata a questi ragazzi che sono stupendi, c'è tantissimo coraggio, tantissima passione, per cui felici di essere qua. Ma che figo! Devo dire grazie a tutte e due che mi avete portato qua. Ma tutte e due chi? Si riferisce a noi? Io non c'entro cazzo. Non fare il fu, io non c'entro niente. Sì, tutte e due. Ho avuto un incidente in motorino 27 anni fa e diciamo che la moto non sono mai riuscito a passare quello step lì perché appunto avevo 14 anni e adesso è una cosa strana perché a 42 anni in carrozzina comincio a imparare ad andare in moto in pista, è un po' una cosa strana ma è bello. Dopodomani, 16 anni fa che ho avuto la scivolata sfortunata. In moto? Sì, in moto. Frontale moto. Porca. Bello tosto. Cosa ti ha spinto a venire a fare questo corso? Curiosità. Un piccolo sogno nel cassetto, diciamo, che tramite la mia famiglia e i miei amici che mi accompagnano si realizza. C'ho voglia di risalire. In realtà è stato un regalo di un mio grandissimo amico. Gli avevo raccontato di sta figata pazzesca e mi ha obbligato praticamente perché mi ha regalato la giornata con loro. Cioè questa è la tua prima volta in moto quindi? Sì. Prima volta? Sì. Sì, la prima. Cosa ha detto la tua famiglia quando hai detto che volevi tornare in moto? Mia mamma all'inizio era un po' contraria, poi dopo quando torni a casa col sorriso. Assolutamente no. Non lo sanno. E non è uno scherzo, ma non lo sanno davvero perché voglio fargli quella sorpresa dopo, fargli vedere Lo vedranno nel video allora. il video e... Ciao famiglia. Ciao a tutti. E adesso, una volta che hanno preso confidenza con le moto e hanno imparato a camminare, entreranno in pista insieme agli istruttori, perché il motivo per cui oggi loro sono qua è per
da ragazzi. Com'è stato? Emozionante. È una figata tonica. Uno spettacolo. Trovare un aggettivo sinceramente è difficile per esprimere tutto quello che sto provando adesso. È un po' di dolore di rimontarci un'altra. Ecco, avete visto un problema a cui magari non si pensa è i piloti paraplegici. Come si fermano quando arrivano se non possono mettere giù la gamba? E infatti avete visto che coloro che hanno delle moto allestite da gara hanno bisogno di qualcuno che li fermi. Mentre invece le moto che usano qua nei corsi sono dotate di rotelle. Ora, queste moto sono state allestite dai ragazzi di Handitech. E che cosa avete fatto qua sopra? Abbiamo semplicemente applicato 2 ruote meccaniche azionate da un servomotore elettrico che permette di far scendere le ruote quando si fermi e farle sollevare quando partono e utilizzare la motocicletta. Ci sono 2 tasti per azionare il movimento. Allora? Alla grande. Bello, eh? Solo che ho paura di piegare. Cioè, oggi sono 16 corsisti e 150 persone che ci lavorano dietro. Esatto, perché la nostra particolarità è che con 16 corsisti ci dicono beh, siete pochi, è vero, però avere ragazzi disabili è bellissimo, però ovviamente comporta uno sforzo maggiore da parte di tutti. Abbiamo più persone di staff e di istruttori che di ragazzi allievi. 21 persone per 21 16 persone per 16 persone. Questo perché i ragazzi che hanno una disabilità vengono seguiti dai nostri piloti o istruttori con la stessa disabilità, perché io sono dell'idea che se sono senza un braccio o senza una gamba io posso essere il più bravo istruttore al mondo, ma non ti posso esattamente dire come si guida con questo tipo di problema. Figuriamoci con i ragazzi paraplegici. Abbiamo 7-8 moto grazie ai nostri partner e alcune vengono dalle donazioni, alcune vengono da BMW che ce l'ha dato in comodato d'uso, altre le abbiamo comprate noi e tutte adattate. Siamo fortunati che il Tazio Nuvolari da 3 anni sposa e condivide il nostro progetto, perché ovviamente noi per motivi di sicurezza siamo obbligati a prendere un circuito totalmente in esclusiva. Veniamo da Roma, quindi sono 600 venire, 600 tornate, più le moto, più i meccanici. Però la soddisfazione. La soddisfazione la vedete negli occhi dei ragazzi. Sai già cosa sono venuto a riprendere io, vero? È un vaffanculo rotante. Guarda, è come tornare bambini, non so come, sono emozionatissimo. Uno spettacolo. Cosa ti senti di consigliare a chi ha subito un incidente? Di non aspettare 23 anni come ho fatto io. Non mollare mai, mai. Perché lui gioca anche a basket in carrozzina. Eh sì, a Torino. Ciao! Che spettacolo, che spettacolo. È stata un'esperienza davvero bellissima questa giornata. Io ringrazio come sempre Didi per avermi invitato e per tutte le info sui corsi, le loro attività, le loro iniziative e come venire a partecipare a una giornata del genere ho lasciato qui sotto in descrizione tutti i loro contatti. Grazie, come sempre, ci vediamo. Ciao ciao!